Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi voglio portarvi con me alla scoperta di una luce che appena l'ho vista devo dire che mi ha lasciato un po' perplessa. Sto parlando della Ulanzi UA20, una luce gonfiabile che mi ha fatto pensare: ma davvero può servire in uno shooting? Poi però più la osservavo e più mi incuriosiva, finché ho deciso di provarla sul campo. E ora vi racconto com'è andata. Quando l'ho vista per la prima volta ammetto che ho pensato: ma che cos'è questo strano tubo luminoso? Dai, non può essere una luce seria. Non si presenta come le classiche luci che siamo abituati a vedere nei nostri setup fotografici o video. Eppure è stato proprio questo suo aspetto insolito a spingermi a darle una possibilità e capire se potesse avere un senso pratico. La prima cosa che colpisce è sicuramente il design gonfiabile. Spenta e sgonfia si infila nello zaino e occupa pochissimo spazio e in un attimo si gonfia e diventa una fonte di luce morbida che non abbaia, non crea ombre dure e si adatta perfettamente anche a situazioni più creative. È quella luce che accompagna e avvolge il soggetto senza però dominare la scena. La temperatura colore poi è regolabile da 2007 a 6500 Kelvin, così possiamo adattarla a qualsiasi ambiente, dal calore del tramonto a un tono neutro che si fonde con la luce del giorno. Insomma, è molto più versatile di quanto immaginassi. E allora ho deciso di metterla alla prova davvero. Sono andata al mare e ho portato con me 3 Ulanzi UA20, perché sono così leggere e compatte che non è assolutamente un problema portarne più di una per creare un setup più completo. Le ho montate su piccoli stativi leggeri, senza bisogno di softbox o diffusori. Ma volendo non serve nemmeno uno stativo, la luce si srotola, si gonfia e si appende grazie al gancio o alle staffe integrate. E poi un dettaglio che mi ha piacevolmente colpito sono i magneti. Grazie ad essi possiamo agganciarla facilmente a superfici metalliche, il che in interni o in ambienti urbani, può essere davvero comodo. La luce che restituisce è piacevole, morbida e uniforme. Si fonde in modo naturale con l'ambiente e sulle foto sembra quasi dipinta addosso, senza quelle fastidiose ombre nette che ci costringono a fare 1000 aggiustamenti. E un altro punto a suo favore è che sono impermeabili, con la protezione in plastica per la porta USB, quindi non dobbiamo temere neanche qualche spruzzo d'acqua. Anche a livello pratico le ho trovate davvero comode, sono leggere, veloci da montare e smontare, si ricaricano via USB-C e non servono 1000 cavi o adattatori. L'autonomia, come sempre, dipende dall'intensità. A piena potenza reggono quasi un'ora, ma già abbassando un po' la luminosità si coprono tranquillamente sessioni più lunghe. E io consiglio sempre di avere un power bank a portata di mano, così da stare tranquilli. Insomma, la Ulanzi UA20 mi ha davvero sorpresa. Un'ottima soluzione per chi ama viaggiare leggero, per scatti outdoor o per set improvvisati. Una volta gonfiata diventa una sorgente luminosa morbida, diffusa e molto più versatile di quanto avrei creduto. A mio parere è una luce perfetta anche da portare in quelle location dove non ci fideremo mai e poi mai di portare attrezzatura costosa e altamente delicata, come può essere appunto l'acqua salata del mare o un trekking particolarmente difficile in montagna. Se anche voi siete curiosi di provarla o volete approfondire, vi lascio il link in descrizione dove potete trovare la Ulanzi UA20 e magari scoprire altre soluzioni interessanti per i vostri setup. E se vi piacciono questi test sul campo, dove vi porto davvero con me a scoprire come funzionano le attrezzature nella realtà, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti. Fatemi sapere nei commenti come usereste voi una luce così e se vi piacerebbe vedere altri test sul campo come questi. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!